questo DJI Smart Controller, e c'è il mio faccione che occupa tutto lo spazio, mettiamolo qui, è che se avete comprato questo, ovvero il Fimore Combo Kit del DJI Mavic 2, quel radiocomando non entrerà mai qua dentro perché è molto più grande. Quindi hanno pensato a quel radiocomando dopo aver realizzato questa borsetta stile Tetris. Quindi andiamo a vederlo un po' più da vicino, nel dettaglio, ragazzi. Cosa avete scritto? Fatemi leggere. Buonasera Massimo. Quanti pollici è? 5 pollici e 5. Audio si sente piano, non so se sono le cuffie. Aumento un po', sentirai un po' di rumore di fondo. Vediamo, provo ad aumentare da qua. Vediamo come si sente. No, è già al 100%, quindi devo... vabbè ragazzi, sentirete un po' di fruscio, però dovreste sentirmi un po' meglio. Ok, allora, vediamo. Ai veri professionisti, ma non lo so, guarda, a me interessa, penso che lo comprerò se lo mettono su Gearbest. È piccolo, guarda, almeno a guardare la prima foto, secondo me potevano togliere un po' di cornice e farlo un po' più pieno come, come display. C'è tanto spazio inutilizzato qua ai bordi, non so se vedete la freccia del mouse, però... Allora, iniziamo a vedere insieme cosa dice. DJI Smart Controller. Il DJI Smart Controller è disegnato per, cioè è realizzato per massimizzare il piacere del volo fuori casa con il Mavic 2 e con gli altri droni equipaggiati con l'OcuSync 2, quindi credo l'ultimo Phantom o comunque i prossimi droni di DJI. Un display 5.5 dovrebbe essere come molto luminoso, molto più luminoso di uno smartphone, almeno il 50% ho letto, quindi molto luminoso, si vede bene in qualsiasi condizione, intuitivo, equipaggiato con DJI Go 4 perché credo che sia una specie di Android questo display, una specie di mini telefono e spero che non crashi come i telefoni con l'applicazione, ma potrei sbagliarmi. Ora vediamo, c'è anche un video che vedremo dopo. Allora, qui dice che il display è super luminoso, è un 5.5 pollici Full HD, potevano fare almeno un 6 pollici secondo me. L'illuminazione è 1000 CDM, non so cosa sia, però è molto alta. Full HD, ok, la definizione va bene, il radiocomando alla fine è simile a quello classico del Mavic 2, è un po' più stretto nella parte superiore. OcuSync 2 Full Video HD Transmission, ragazzi, che inglese, fatemelo prendere, il radiocomando, questo è il radiocomando del Mavic 2. Allora, oddio, sto distruggendo tutto, vediamo cosa dice. Dice sostanzialmente che permette un range di controllo fino agli 8 km, come il radiocomando originale del Mavic 2. Però ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di non mandare mai un drone a quella distanza. Fatemi leggere i commenti. Ciao Pascal, ciao Media. Quanto costerà? Vedrete, 1000 candele. Ok, prezzo più tardi. Tra poco lo vedremo il prezzo, ragazzi. Prima vediamo più nel dettaglio, poi lo scopriamo. Non spoilerate il prezzo. Vediamo cos'altro dice. Efficiente e portatile. Anche qui si possono rimuovere i due stick, però essendo così grosso, cioè alla fine è grande quanto un tablet da 7 pollici, secondo me. Cioè la dimensione è quella. Poi, che dice? Si può utilizzare in condizioni estreme da 40 gradi a meno 20 gradi. Non so il Mavic come funzioni a meno 20 gradi, però il radiocomando funziona. Poi il drone non lo sappiamo se funziona oppure no. Abbiamo il DJI Go Share, come vedete è un display vero e proprio, quindi possiamo vedere le foto, i video realizzati con il drone e trasferirli poi sullo smartphone per condividerli. Abbiamo delle app, ragazzi, guardate, tipo Android, c'è un po' di tutto, galleria, video, Twitter, Instagram, cioè è tipo un mini telefono già incastonato lì dentro al radiocomando.
eccellente audio e video performance. Perché audio? C'è anche l'audio. Allora, arriva con un microfono incorporato che penso servirà per registrare la voce mentre facciamo video con i droni, come faccio ogni tanto io con il Mavic 2, e uno speaker per le opzioni di live streaming. Potrà essere collegato tramite HDMI per una riproduzione fino a 4K 60 fps. Possiamo fare live direttamente dal radiocomando, quindi non so come si connette a internet, forse in hotspot con lo smartphone, e quindi per fare le live. La batteria a lunga durata, 5000 mAh, 2,5 ore di autonomia, decisamente più dell'ora del radiocomando base del Mavic 2, la batteria è un po' deficitaria. Ok, fatemi leggere un po' la chat, vediamo cosa state dicendo ragazzi. Quindi è touch, sì. Lo hanno preso dal Crystal Sky, sì sì, è così Pino, perché è molto luminoso come il Crystal Sky. Ciao Criceto, questo è il nuovo radiocomando di DJI. L'importante è che funziona, sì sì. Quindi è touch, sì. Puoi anche telefonare alla mamma, esatto, no, non può telefonare, cioè, non credo che possa telefonare. Grazie Camper. Allora, vediamo, note, leggiamo le note qui sotto. Cosa dice? Il DJI Smart Controller è compatibile con qualsiasi drone DJI che utilizzi l'OcuSync 2, questo l'abbiamo già capito. Ehm, cioè, questi risultati, quindi la distanza di utilizzo, eccetera, eccetera, sono realizzati con il Mavic 2, cioè i test per queste informazioni. Vabbè, DJI non permette di utilizzare app di terze parti non certificate. Vabbè, arriveranno aggiornamenti vari e è richiesto il wifi. Ok, e questo è tutto. No, non penso purtroppo. Se facessero un radiocomando compatibile con tutti i droni DJI, secondo me sarebbe davvero ottimo. Però considerate che i Mavic 2, i Mavic 1, lo Spark, l'Air funzionano tutti con frequenze diverse. Quindi non penso sarebbe possibile inserire tutte quelle tipologie di frequenze su un radiocomando. E quella è la più grande limitazione. Qui abbiamo il riepilogo. No, ragazzi, voglio provare un Mavic 2 a meno 20 gradi per sapere cosa succede. E ora ci vediamo il mini video che ha realizzato la DJI. 8 km, sì, come il radiocomando originale. Ragazzi, un bel like se vi piace questo radiocomando. Ora ci vediamo il video, io l'ho già visto. Ok, cosa ne pensate? Ciao Walter, un salutone. Vai a dormire Power, ciao, buonanotte. Ok, oh, siamo a 66, pensavo molti di meno. Ok ragazzi, arriviamo a 20 like e intanto faccio partire il video e mi direte cosa ne pensate. È buono per la pesca? No, Luigi, non iniziare come ieri. Allora, vediamo. Guardiamoci il video. Mettiamo il Full HD, ovviamente. Ecco, qui è quello che dico io, ragazzi, che utilizzare un radiocomando con il display incorporato è molto più veloce rispetto a quello con lo smartphone da associare. Potete collegare a un monitor esterno. Ecco, guardate, proprio interfaccia Android, ragazzi, decisamente. Android.
Diamo un'occhiata alle applicazioni che ci sono. C'è un po' di tutto. C'è anche Facebook, ragazzi. Ci sarà pure Telegram, WhatsApp. Quindi praticamente è uno smartphone messo lì dentro. Ok, può essere carina l'idea, anche se avrei preferito un sistema operativo più incentrato unicamente su quello che deve fare, quindi far volare il drone e farlo volare bene. Vediamo che avete scritto. In poche parole, è un telefono con dei capezzoli. Esatto. Ehm, sì, in effetti sì. È strano che DJI si basi su Android, tanto che DJI odia così tanto Android. Sì, forse sì, Francesco. Ora vediamo il prezzo. Il prezzo. Secondo voi quanto costa, ragazzi? Dai, dai, sparate un numero, una cifra. Se... Come no, Luigi? Io lo prenderò più avanti. Il pugnatore non mi sembra confortevole. Beh, qua sembra di gomma ai lati. Ok, compriamolo, ragazzi. Cioè, compriamo. Vediamo il prezzo. Costa, ragazzi, la bellezza di 650 euro. Ok, ora secondo voi è un prezzo alto oppure no? 650 euro solo il radiocomando. Ok, considerate che il solo radiocomando del Mavic 2 dovrebbe costare sui 300 euro, una cosa del genere. Poi c'è da aggiungere il display, cioè io l'avrei fatto costare sui 450-500 euro, sinceramente, ragazzi. Forse è un po' troppo, però sicuramente il prezzo poi andrà a diminuire, magari su Gearbest. Vediamo che avete scritto. Stanno fuori. No, niente, solo Mavic 2 e Mavic Enterprise. Buonasera Gigi. Vi compro l'Air. Sì, a 650 euro vi comprate praticamente l'Air Combo da Gearbest. Se può fare. 4,99. Eh, vabbè, è un po' tanto. Diciamo che DJI è la Apple dei droni, no? È molto cara. Sì, però potevano farlo un po' più grande il display, cioè potevano farlo almeno completo senza quei bruttissimi angoli neri. Almeno un 6 pollici potevano farlo, e invece un 5.5. Ciao Brindisi! Boh, può essere comodo. Si basa su Android, speriamo che non crashi. Sì, è un po' tanto. Quindi ragazzi, secondo me punti negativi sono il prezzo, troppo alto. Secondo me doveva costare sui 500 euro. Sarebbe stato un prezzo giusto per un radiocomando comunque professionale che si può usare anche con altri droni. Sicuramente il Mavic 3, il Phantom 5 saranno compatibili con questo radiocomando. O almeno spero. Poi, altro punto negativo è che se avete comprato la borsa del Flymore Combo Kit non c'entrerà mai qua dentro, quindi dovete comprare una nuova borsa che sicuramente DJI farà per mettere dentro sia il radiocomando sia il drone e forse è questa valigia che vediamo qua sotto nella foto. E questi sono i due punti negativi più importanti e anche il display che poteva essere più grande. Punti positivi ovviamente sono la comodità di avere il display già incorporato nel radiocomando, l'autonomia è maggiore su questo radiocomando, è compatibile con più droni e che altro? È ottimo, però il prezzo è davvero troppo alto, troppo alto. Aspettiamo offerte, se io lo prenderò più avanti verso l'estate. No, non funziona su Mavic 1, funziona solo su droni con OcuSync 2, quindi Mavic 2. DJI è stato acquistato da Apple. Apple mi sa che sono soci DJI e Apple. Infatti, se vai sullo store Apple trovi anche prodotti DJI in vendita. Quanto viene? 650 euro.
Vabbè, Luigi, vabbè, Luigi lo blocchiamo dal canale perché oramai. Ok, aspettate che non riesco a leggere. Notizie sul Tello 2? No, nessuna notizia. La comodità di avere un display già incorporato, quindi non devi usare il tuo smartphone ogni volta. Risparmi molto tempo e ha più autonomia di volo. Siamo su 2 ore e 30 indicate. Invece il radiocomando base è sull'ora, 60 minuti. E Luigi è andato. Ci mancherà Luigi. Sì. Diciamo che il fatto che usare Android è un po' strano. Avrei pensato utilizzassero iOS oppure iOS, non lo so più pronunciare, oppure un sistema loro, come i DJI Goggles che avevo recensito. Viene 650 euro. Dipende Maurizio. Se non ce l'hai il Crystal Sky e vuoi un radiocomando che faccia tutto con il display, boh, iOS. Ok ragazzi, questo è il DJI Smart Controller. Mi raccomando, un bel like al video. Io penso di comprarlo più avanti, quando scenderà sui 500 euro, perché secondo me a questo prezzo non venderà tantissimo. Poi ovviamente io mi sbaglio e venderà l'ira di Dio, però non lo so, comprarlo a 650 euro è un po' troppo. È un po' troppo. Sì. Specifiche. C'è qualcosa in più scritto. Vabbè, solite cose. Vediamo quanto pesa. Allora, hai Bluetooth 4.2, la trasmissione, vediamo, 8 km in FCC, 4 km in CE, quindi in Europa. Che altro c'è di interessante? Pesa 630 grammi, quindi il peso e il costo più o meno vanno di pari passo. Ha il GPS incorporato ovviamente, per utilizzare le funzioni di follow me, eccetera, eccetera. Compatibile con Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom e il Mavic Enterprise, che però non l'hanno messo, e supporta la micro SD. Ok, e non c'è davvero nient'altro, ragazzi. Questo è il DJI Smart Controller. Vediamo che avete scritto. Bel giocattolo, sì. Grazie a te, Dima. Nuotello avrà una fotocamera Full HD? Penso di sì, però rimarrà sempre un drone economico, secondo me, altrimenti non penso venderà molto. Forse metto il motori brushless, non lo so. Un saluto, ciao Gigi. Spendili, dammeli tu Gigi. Le dimensioni, è bello grosso, sì. C'è chi le dimensioni spaventano, chi no. 1 euro al grammo, sì. Tipo la Lego che fa pagare 1 euro ogni 10 pezzi, mi sembra, una cosa del genere. Grazie Raffaele. Un gancio per la tracolla. A DJI odia i ganci per la tracolla. Ho imparato questo. Grazie Giuseppe, però è un controller questo, non è il drone. Sul film A3, sì, dovrebbe arrivarmi questo fine settimana il film A3 e ve lo recensisco. Ciao Mattia, da parecchio che non ti vedevo. Eh, vabbè, io per ora mi tengo lui, il mio buon radiocomando base del Mavic 2, che ormai è qui a prendere la polvere da non so quanto tempo, perché non sono stato nemmeno molto bene. Se qualcuno lo vuole in regalo, ragazzi, non ve lo regalo, no, non lo regalo. Stavo scherzando. Ok, rimettiamolo dentro. Esatto, Francesco, le cose belle costano sempre, sono sempre care. Io ve lo recensirò questo però più avanti, verso l'estate. Non è un prodotto indispensabile per voi, cioè almeno credo, cioè, penso che riusciate a dormirci tranquillamente la notte anche senza averlo.
Sì, la sindrome della Apple. E sono anche soci per questo, Falcon. Il firmware no, penso che sia un firmware tutto suo per questo controller. Guarda, io sapevo che sul Mavic 2 dovevano mettere la possibilità di avere il doppio controllore di volo, si dice così? Però, boh, non hanno più messo questa cosa. Si può fare sul Mavic 1 se non sbaglio. Mavic 2 va tutto a rilento, cioè ad esempio l'atterraggio di precisione lo hanno messo quando? 2 settimane fa, una cosa del genere. Il nuovo DJI Enterprise, perché non è un drone da hobby, è un drone più professionale, quindi a me serve a poco, cioè non mi interessa proprio. Eh sì, meglio comprare un Mavic, vabbè, dipende dalle esigenze ovviamente. Sì, ho preso anche io il film X8 e speriamo che mi arrivi. Comunque i tasti sul radiocomando non li ho visti, però dovrebbero essere sempre gli stessi. Abbiamo il tasto di pausa per le modalità di volo, questo sarà lo stick da impostare manualmente. Questo è la modalità di volo, quindi normale, treppiede o sport, ritorno a casa automatico, accensione. Qui c'è un tasto strano sulla destra e sulla sinistra, non lo so cosa siano, forse sono configurabili. Qua sotto credo ci siano i due speaker. Vediamo se si vedono gli altri tasti in qualche foto. Sì, qui abbiamo la rotella del gimbal, la rotella programmabile. Ah no, lo speaker è dietro. Vabbè, sì, poi esce. Vabbè, il microfono lì, ok. E poi i tasti per le foto e per i video, ok, solita roba. Però è bello, esteticamente è bello, è carino. Senza tutta quella cornice sarebbe stato anche più bello. Buonanotte, Gigi. Ha fatto il video sull'X8, vado a vedere. Di Macarri. No, no, non l'ho comprato, Igor, no. È troppo anche per me quel drone. Ragazzi, un bel like e nulla. Quando uscirà vi metterò il link su Telegram. Ragazzi, vi ricordo, se volete entrate su Telegram, Facebook e Instagram, trovate tutti i link in descrizione video. Sì, sono smontabili gli stick, meno male. E vado anche io a dormire, ragazzi. Dai, ci vediamo domani se riesco a finire il video che sto realizzando. Buonanotte, ragazzi!